È ufficiale, il 24 settembre 2026 arriverà il tanto atteso DLC di Total War Warhammer 3, Lords of the End Times. Oggi la Creative Assembly ha condiviso un trailer cinematico che vi voglio ripresentare proprio ora mentre ne parliamo. Ben ritrovati, sono Tiranno Matto e non vedo l'ora di aggiornarvi su tutte le novità. Sarà un mese di fuoco interessantissimo nel quale andremo a scoprire tutte le unità in arrivo sulla grande saga fantasy, assieme ai nuovi rework gratuiti, le nuove meccaniche di gioco che riguardano appunto la fine dei tempi. Oggi hanno pubblicato anche un lungo blog post che vi andrò a riassumere al meglio delle mie capacità. Quindi, nel rispetto del vostro tempo, andiamo dritto al sodo. Iniziamo con il signore delle ossa, il grande necromante Nagash, che arriverà in pompa magna nel mondo mortale di Mallus. Dovrà ammassare le sue legioni di guerrieri non morti, erigendo le necropoli e ricostruendo la piramide nera e Nagashizar, la sede del suo potere. Ad aiutarlo in tutto ciò saranno i 9 mortarchi, i suoi luogotenenti, fra lord ed eroi leggendari, che potremo esplorare in futuro. E dovremo ovviamente recuperare tutti i perduti libri di Nagash, i grandi libri della necromanzia, per diventare praticamente divini. E chissà, magari infine completare perpetuamente quel rituale che qualcuno nella lore ha un po' rovinato. Il playstyle della fazione di Nagash sarà un mix di tutto ciò che è già presente nelle liste dei vampiri, che siano essi pirati o conti, e dei re dei sepolcri. Abbiamo già un army roster con ovviamente Nagash come lord leggendario, Dieter Elsnitch come eroe leggendario, il signore delle legioni del fato, e avremo anche Vala Karkon, il comandante dei draghi sanguinari dell'Ordo Draconis. Come lord avremo l'Alto Lich Prete con tutte e tre le opzioni di sapere della magia. Avremo come eroe l'Araldo Tombale, i Templari di Drakenhof con gli spiriti molesti e i portatori della morte Morghast con gli Arcai e il Titano Kemrico, ed infine il grande trono della sorellanza lamiana. Come reggimenti della fama avremo un altro Titano Kemrico, degli Ushabti e questi Morghast silenti. Sono delle liste puramente testuali al momento, ma potremo approfondire meglio quando avrò a disposizione la build di gioco. Passiamo alla prossima fazione, quella del giorno 13, come il concilio a Scarogna. Infatti Tanquol, il cattivone del sabato sera, il veggente grigio Skaven, porta i suoi piani matti all'interno del mondo di Mallus, e avremo a disposizione subito il grande rattogre Bone Reaper. La sua meccanica di fazione sarà quella dei piani mastri, i master plans. Infatti avremo degli schemi supremi con i quali radunare eserciti segreti e colpire dalle ombre, immagino non visti dall'IA o dagli altri giocatori. Dovremo anche condurre oscuri rituali e sperare che i nostri piani non vengano rovinati dal solito duo di eroi. Se dovessimo riuscire in questi intenti, potremo per esempio anche far saltare per aria la luna di Morslieb e farla collassare sul mondo, causando un ennesimo cataclisma durante la fine dei tempi, come viene mostrato nel trailer cinematico. Ovviamente il playstyle della fazione è quello degli Skaven, ma abbiamo a disposizione un paio di mix. Per esempio Tanquol avrà sia il sapere della pestilenza sia quello della rovina, però avrà accesso anche ai 13 temibili incantamenti, quindi sarà un'altra meccanica propria a Tanquol che lo renderà devastante. Ovviamente potremo reclutare da tutto il roster degli Skaven a dipendenza dei DLC, ma attenzione, avremo un nuovo roster espanso per i topastri. Prima di tutto avremo Screech Vermin King come eroe leggendario e i nuovi Vermin Lord. Signori, le emanazioni del ratto cornuto demoniache avranno 4 varianti: Corruptor, Warpseer, Warbringer e Deceiver. Inoltre arrivano gli Stormfiends, cioè
cioè i rattogri mutati e potenziati dalla tecnologia Scryer. Avranno tantissime armi differenti, saranno sia corpo a corpo sia a distanza. Penso che vogliano testare i setup di cambiamento degli armamenti che vedremo meglio in Total War Warhammer 40.000. O almeno questo lascia intendere la lista unità. Come altre unità avremo a disposizione ovviamente della nuova carne da cannone Skaven, i Puss Bugs, immagino che saranno degli Skaven topastri schiavi che getteremo in avanti, prestati ovviamente dalla confraternita del clan Pestilence. Avremo a disposizione anche i Magma Cannons, i cannoni alimentati a warp magma, molto bene, e ovviamente il calderone delle 1000 pestilenze. Avremo a disposizione anche qui 3 reggimenti della fama, un reggimento per gli Stormfiends, un reggimento per gli Stormvermini alati d'assalto e uno per le catapulte artiglio della peste. It's me, Toddy! Ecco che arriva l'impero con il culto di Ulrich, il culto del lupo, il dio di Sigmar. Dal Midland con furore vediamo il comandante supremo di questa grande contea imperiale che ha già combattuto Khazrak occhio solo, perdendoci un occhio. Sconfiggendo i nemici dell'impero, Boris aumenta il fervore ulricano e potremo potenziare il grande tempio di Ulrich a Middenheim, costruendo ben 6 santuari e adempiendo ai riti d'inverno, perché il Nord non dimentica, e ce lo ricorderemo molto presto con i guerrieri del Nord imperiali. Infatti avremo a disposizione un insieme di potenziamenti anche per nuove unità, non solo quelle degli altri DLC dell'impero. Lar Ulrich Emil Valgir sarà l'eroe leggendario, il papa del lupo, assieme al Lord Siniscalco del lupo bianco e l'eroe prete di Ulrich. Ovviamente vedremo anche i figli del lupo, i Wolfkin, arrivare assieme ai cani da caccia, gli Hunting Hounds per l'impero, e avremo nuova fanteria da prima linea, i guerrieri di Ulrich e la guardia teutogena, varianti immagino una più leggera e una più pesante. Avremo anche i cavalieri del lupo bianco con il classico martellone a 2 mani, i cavalieri della pantera e l'Urricanum celestiale, il grande carro magico dell'ordine dell'Empireo. Anche qui vedremo 3 reggimenti della fama, l'ordine dell'Ascia per la guardia teutogena, i cavalieri del lupo bianco e anche i mastini, il reggimento della fama. Dulcis in fungo, direi appropriato, i fratelli Glotkin, lord leggendari, Otto con la sua falce, Etrak con le sue magie, ovviamente Gurk, il grande bestione. Marchiati da Nargol, questi guerrieri del caos diffonderanno la corruzione del nonno con i doni di Nargol attraverso le loro meccaniche di fazione, facendo grandi riti del decadimento e appunto benedicendo i fedeli. Potremo costruire i giardini della corruzione del nonno, la quale sarà una meccanica tutta da scoprire che collegherà il mondo materiale con il giardino del nonno Nargol. Ma vedremo anche arrivare l'eroe leggendario Gutroth Spium, l'eroe leggendario Morbidex nato 2 volte e l'eroe leggendario Blob Rothspawn. E come dimenticarsi anche del grande ammiraglio Orgoth Demon Spew, che comanderà le flotte narglite in un gioco dove non ci sono le battaglie navali. Ma andiamo a vedere le unità. Ovviamente i re della pestilenza, i Putrid Blight Kings, unità pesantissima di super prescelti di Nargol. Avremo a disposizione anche nuovi carri delle bestie, i Flayerkin, il gigante d'assedio e il basilisco, con 3 reggimenti della fama di dubbia natura ancora. Altro sarà rivelato ovviamente nel prossimo mese, statene certi. In conclusione, hanno riconfermato ancora una volta il rework in arrivo per i conti vampiro, con tanto di lord leggendario gratuito Neferata, la prima vampira, signora della dinastia Lamiana. Inoltre arriverà anche il grande aggiornamento ad Archaon prescelto eterno e tutte le nuove condizioni di vittoria che saranno legate anche ai nuovi scenari di fine gioco. Se volete recuperare i dettagli di queste ultime informazioni, vi rimando al video precedente sull'argomento.
detto. Grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno ed aver ascoltato tutte le news da Total War Warhammer 3. Anche oggi non posso che dirvi, questo è quanto. Fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima.